Allora, buonasera a tutti ed eccoci qua a una video recensione, diciamo anche mini recensione overview, diciamo, della console Lenovo Legion Go 2, più che console, diciamo un mini PC perché a tutti gli effetti c'ha Windows 11 e non è un sistema Android. Attualmente, diciamo, da quello che ho visto, sembrerebbe la console più potente diciamo, al momento in cui sto registrando. Ecco, diciamo, sono varie console come la Alley 2, quella della poi Nvidia, che mi pare la Zotac e qualcosa, poi c'è quella dell'MSI, però attualmente sembra che questa della Legion, ovvero diciamo della Lenovo, è quella un po' più potente tra tutte, almeno per quello che ho visto io. Allora vi spiegherò anche un po' le caratteristiche della console, anche magari faremo anche qualche prova, qualche giochino. E adesso diciamo la vediamo un po' più da vicino. Allora, aspettate, fatemela spaccare. C'è anche l'impronta digitale, se me la via, aspettate. No, ha deciso adesso di non leggermi, che non me la legge. Vabbè, la sblocco normalmente, tanto fai capricci. Ok, eccola qua, schermo OLED. Vedete, vabbè, in camera non è proprio, si veda benissimo. Provo a mettere la luminosità anche al massimo. Sente, sparerà un po' i colori, però almeno abbiamo la luminosità bella accesa. Ok, e questa veramente, ecco, è la consolina abbastanza grossa, diciamo, non è proprio compattissima, però devo dire a peso non mi ricordo quanti grammi sono, però comunque è abbastanza pesante, non relativamente pesante, però comunque un pochetto pesa. Qui abbiamo i classici pulsanti Xbox, quindi la X, la Y, la B e la A. Non so se è un po' scura, però poi abbiamo qui sopra due pulsantini. Allora, questo qua è il pulsante Legion a sinistra, mentre qui a destra qui abbiamo il pulsante delle impostazioni, diciamo le impostazioni veloci, che sono quelle proprio della Legion. Quindi abbiamo la parte della luminosità, che possiamo abbassare, alzare, il volume, il Bluetooth, l'abilitazione del wifi, la risoluzione, che adesso ovviamente non la sto mettendo perché tanto me la rilevo, perché catturerò anche il video direttamente con l'Elgato in modo da farvelo vedere un po' più chiara l'immagine. Quindi evidentemente si imbroglia un attimo adesso a aggiustare la risoluzione. E poi abbiamo il monitor frame, non mi ricordo che serve, forse per vedere effettivamente qui varie informazioni come i gradi, non si riesce a mettere a fuoco. Ecco qua la CPU, la RAM, la RAM e via dicendo. Poi abbiamo la Radeon Super Resolution, vabbè, riesco a mettere a fuoco, vabbè. E poi la prevenzione del burning dello schermo, diciamo, essendo il monitor OLED. Questa funzionalità ancora non l'ho ben capito, perché ogni tanto me la disabilita, forse in base a qualche software che poi avvio. E poi qui abbiamo invece le prestazioni, che adesso attualmente è sul bilanciato, però eventualmente potrei pure mettere le prestazioni, perché ho attaccato il cavo, so che è il cavo che va direttamente alla corrente da 100 watt, perché la console supporta fino a 100 watt di ricarica. E poi qui abbiamo la modalità fan, possiamo mettere smart o elevata piena velocità, che non so se si sente, no, infatti non si sente. Diciamo che anche già a piena velocità non è molto, beh, un pochetto si sente, noi perché abbiamo pure la musica sottofondo. Però in smart devo dire che invece è veramente
veramente abbastanza silenzioso. Poi abbiamo la possibilità di limitare gli fps e questa invece è una modalità per quando è attaccato l'alimentatore. Possiamo mettere prestazioni bilanciato, efficienza. Io adesso ho messo prestazioni perché mi sembra quello migliore. E qui vabbè abbiamo il grafichetto di come sta lavorando la GPU, la CPU, la RAM e la RAM. Poi dopo vi dico anche le caratteristiche complete. Qui abbiamo la possibilità di personalizzare un po' il controller, quindi i gamepad, perché come la Switch si potranno staccare entrambi, quindi possiamo mettere in modalità gamepad oppure se no creare, mi sembra, più tipologie di controlli. E poi aspettate, ok, abbiamo la vibrazione del controllo che adesso l'ho messa leggera, se no c'è media, è forte. Ovviamente aumentando la vibrazione ci sarà anche un consumo maggiore della batteria. Poi possiamo mettere la modalità di vibrazione, che vabbè saranno diverse modalità, che abbiamo fps che è selezionato al momento. Tanto nel frattempo la console si è un attimo riposata, spenta, diciamo che è spento lo schermo. Corse, AVG, SPG e RPG FTP, non so questi sigle. E poi abbiamo l'effetto di illuminazione dei pad questi analogici, che possiamo decidere vari effetti, e questi credo sono già impostati, perché per esempio l'1 l'ho messo a una luminosità molto bassa, in modo che comunque si vede, però non fa consumare troppo con la batteria. Qui abbiamo il touchpad, questo qua, per muovere il mouse volendo. Adesso io l'ho attaccato anche qui uno esterno col Bluetooth, quindi è un po' più pratico. E poi abbiamo addirittura la vibrazione del touchpad, ma in realtà non fa altro che far vibrare il controller. E il giroscopio, quindi questa console ha la possibilità anche di implementare, diciamo, di attivare il giroscopio. Comfort giro, vabbè, è un'impostazione questa qua che non so a che serve di preciso. E poi abbiamo l'ibernazione controllo, che possiamo decidere ogni tot minuti. Non si legge, ecco qua, non si legge 10 minuti, 5 minuti, comunque in base a come lo vogliamo impostare. Vediamo se riusciamo a riaccendere la console. Qua sotto sono riuscito a sbloccarla, e non so perché ogni tanto quando, forse questo mi sa quando dipende da qualche impostazione, forse perché la sto catturando esternamente, allora ogni tanto mi rimette lo sfondo nero, non so perché. Rimettiamo l'immagine, default, niente, mi ha rimesso l'immagine. Ah, ecco, no, si è impostato. Ho nascosto ovviamente la barra di Windows, come al solito, essendo in modalità tablet, anche se io l'ho disattivato questa funzionalità, comunque ogni volta me la disattiva. E vabbè, comunque qui abbiamo alcune, continuiamo la panoramica, qui abbiamo la produttività, che è schermo esterno come principale, quindi diciamo se attacchiamo uno schermo esterno, diciamo quello diventa il principale, se no rimane questo qua. Vabbè, qui abbiamo un po' le guide e poi qui è la possibilità di spengere la console. Allora, passiamo un attimo un po' a farvi vedere un po' come quanti tasti c'ha e un po' le funzionalità. Quindi abbiamo detto, questi qua è il tasto per accedere alle impostazioni rapide della console. Poi questo tasto sotto invece è il classico tasto dell'Xbox, quello diciamo del menu, che adesso se lo premo non fa niente, e purtroppo si è un po' scuro, quindi vediamo. Questo qua invece è il tasto il menu quello delle impostazioni sempre dell'Xbox 360, che ovviamente se lo premo adesso non fa niente. Poi qui abbiamo appunto il pad analogico sinistro, che è molto reattivo, con la possibilità anche di premerlo. Qui il D-pad. Qui sotto abbiamo altri due pulsanti, che uno
Questo qua è per tornare al desktop, adesso se lo premo non fa niente perché siamo già sul desktop, mentre questo sopra è per accedere teoricamente alle app, quelle aperte. Adesso evidentemente non c'è nessuna app aperta, quindi non mostra niente. E da quest'altra parte invece abbiamo l'altro D-pad, sì, l'altro controllo analogico, il touchpad per il mouse, come dicevo i classici tasti, i bottoni dell'Xbox A, B, X, Y. Poi sopra abbiamo il tasto questo che è RB, quindi right button, di qua abbiamo il left button e questi qua i trigger, quelli analogici. E poi qua sopra abbiamo i tasti del volume, che il meno e il più, il tasto questo qua per accendere e spingere la console, più l'impronta digitale, e poi qui dietro abbiamo due tasti che adesso attualmente ancora non l'ho configurati, perché in realtà questo sarebbe un M1, anche se non sa qua non si legge, no? Qua M1, M2, e poi qui abbiamo, mi sembra, M3, questo dovrebbe essere M3, però mi sa, ecco qua M3, e qui invece abbiamo Y3, e da quest'altra parte invece qui a destra abbiamo Y1 e Y2, che non so come vanno configurati, diciamo attualmente non l'ho ancora utilizzati. E poi vabbè, qui c'è la ventola di dissipazione, e poi qui in alto a sinistra c'è la rotellina, che sarebbe la rotellina quella del mouse per scrollare nel caso ci stanno delle pagine, diciamo, da scorrere. E poi qui in basso, sempre di dietro, abbiamo la scocca, quella che si può alzare per appoggiare la console in piano video. Apriamo qualche pulsante che mi ha switchato. Allora OBS, quindi ecco qua, possiamo alzare, quindi eventualmente appoggiarla. Mo adesso è impossibile perché c'è il cavo sotto, però ecco, questa qui è una cosa molto comoda. Andiamo giù. Allora passiamo un attimo, guardate che tira un po' di fili. Allora passiamo un attimo alla presa diretta, vediamo se si vede ancora qualcosa. Perfetto, così vedete un po' meglio l'immagine. Allora qui abbiamo appunto, essendo un sistema Windows, classico Windows 11 ovviamente in versione home, poi volendo uno se lo vuole aggiornare fa l'upgrade con una chiave, lo aggiorna volendo alla Pro. Però aspettate, a questo punto vediamo, prima di vedere qualche software o gioco, proviamo a vedere un po' le caratteristiche della consolina. Quindi andiamo, ok, qua. Allora, qui abbiamo, allora vi faccio vedere, questo è uno screenshot che ho fatto direttamente dal sito ufficiale. Questi, diciamo, sono i prezzi direttamente su Lenovo.com. Questa in verde che ho iniziato ovviamente sarebbe la mia versione, che però io non ho pagato 2.299 euro, perché questo è il prezzo, diciamo, ufficiale che si trova sul sito di Lenovo. Io l'ho presa direttamente su Amazon e l'ho pagata circa 1.400 euro, quindi diciamo molto, praticamente quasi a metà di meno. E praticamente queste sono le caratteristiche. Queste qua abbiamo appunto i controller Legion True Strike rimovibili, come vi dicevo, display OLED da gaming da 8,8 pollici, batteria ad alta capacità. Poi abbiamo un processore AMD Ryzen Z2 Extreme da base che parte da 2 GHz fino a 5 GHz. Infatti, se vabbè, vediamo un attimo le caratteristiche complete, poi vi faccio vedere un po' la comparazione. Abbiamo Windows 11 Home 64 bit, scheda grafica che qui ci segnala che è integrata, ma non ti dice esattamente il modello. In realtà la scheda integrata monta una 890 mobile,
che attualmente è quella più potente tra tutte le schede AMD integrate. Poi abbiamo 32 GB di RAM, LPDDR5X. Poi abbiamo l'unità disco SSD da 1 terabyte M2, che volendo, se uno vuole, lo può staccare e inserire un hard disk un po' più capiente, però ovviamente tocca installare un po' tutto da capo, se no al massimo uno se lo fa un clone di tutto l'hard disk e lo clona sul nuovo hard disk. E qui ci ripresenta il tipo di schermo, ovviamente è un 16 decimi, non un 16 noni. Infatti abbiamo la risoluzione di 1920x1200, appunto LED, qui senza riflesso, quindi antiriflesso, touch, perché comunque anche touch, HDR 1000 True Black, quindi volendo si può impostare l'HDR, però io al momento non l'ho impostata, e abbiamo 500 di nit, sì, dovrebbe essere la nitidezza lì dello schermo, e 144 Hz. Durata della batteria, abbiamo batteria ricaricabile a 4 celle a ioni e vita a 74 watt, però volendo è possibile portarla fino a 100 da quello che ho capito. Ehm, Qui in realtà dice l'adattatore di corrente, ma in realtà io nella confezione non l'ho trovato, ma basta utilizzare qualsiasi alimentatore. Diciamo che più il wattaggio è maggiore, migliore eh, cioè diciamo, e prima la console si ricaricherà. Poi abbiamo appunto le impronte, lettore di impronte digitali, Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3, 2 anni di garanzia, colore ovviamente black, e poi ci dà l'Xbox Game Pass per 3 mesi, almeno io quando l'ho riscattato mi hanno dato 3 mesi di Xbox Game Pass. Allora, se notate, ecco appunto queste sono le tre versioni. Diciamo la prima, che praticamente è quasi comunque il prezzo maggiore rispetto a quello che ho preso su Amazon. La differenza semplicemente sta che abbiamo un classico Ryzen Z2 non Extreme ma normale, quindi arriva come gigahertz, anzi addirittura qui abbiamo che parte già da 3.3, arriva fino a 5.1 GHz, però sicuramente è meno potente dell'Extreme, non mi ricordo bene i dati precisi, però l'ho visto, comunque l'Extreme è un po' più potente, soprattutto anche come scheda grafica, perché se non sbaglio questo e questo cioè diciamo il primo profilo e il secondo profilo ha una scheda grafica 790, mi sembra mobile, o 780, non mi ricordo, comunque è meno potente della versione che ho preso io, quindi la terza versione. Abbiamo sulla prima versione abbiamo 512 GB di hard disk, mentre sulla seconda 1 TB, e poi più o meno il resto delle cose sono più o meno le stesse cose, quindi diciamo veramente adesso purtroppo i prezzi col fatto della RAM stanno veramente fuori, perché comunque 2299 euro per questo tipo di hardware è veramente tanto, cioè, è tipo triplicati i prezzi. Per fortuna già con Amazon l'ho pagato molto di meno, però ovviamente non mi hanno dato né alimentatore nella possibilità di, diciamo, di attaccare questi due controlli su una specie di basetta, ecco, quelli là l'ho dovuta comprare a parte. E, e poi, vabbè, i cavi non mi hanno dato nessun cavo, quindi eh, diciamo mi hanno dato semplicemente la console e basta. Quindi, ovviamente con qualche accessorio tipo questo qua, che serve poi dopo ve lo vedere per l'FPS, diciamo per trasformare il controller questo sinistro in un mouse. Mo per finire un attimo la panoramica, allora, ecco, vi faccio vedere appunto la base del controller, che è questo qui della Lenovo, che appunto ci permette di attaccare i due controlli
direttamente sulla basetta. Questa addirittura oltre che attaccarla direttamente alla corrente, quindi mantenere in carica i controlli, in più se noi lo stacchiamo dalla corrente c'ha un minimo di carica, quindi diciamo in più carica i due controlli anche senza i due controller anche senza attaccare la base alla corrente. E questa più o meno è la sono le immagini di come è fatta. Questa purtroppo l'ho dovuto comprare su un sito esterno perché sul sito Lenovo non era più disponibile. Ho fatto diverse ricerche e sembra questo sito della Galaxus sembra quello più conveniente, considerando che comunque costa sempre 53 euro, IVA inclusa. Quindi comunque non è alto, però comunque è abbastanza costoso semplicemente per una base del controller. Però diciamo ce lo volevo, quindi alla fine l'ho preso e appunto una volta connesso, se ritorna all'immagine giusta, il tizio che la teneva in mano, eccolo qua, più o meno è così, ecco. E niente, allora adesso diciamo potremmo passare, no, passiamo un attimo, allora la accendo perché si è rispenta. Se riesce a catturare il segnale, ecco, la sblocchiamo. Allora io sul sistema ci ho già installato Steam. Allora, intanto avviamo il suo software proprietario che è il Legion, il front-end, diciamo. Ecco qua. Allora, aspettate che intanto ok, quindi questo sta qua, perfetto, l'audio sta direttamente sull'Elgato, che se no ci ho doppiato, io risento poi, adesso ovviamente non si sente niente. Vabbè, qui abbiamo appunto il suo front-end col negozio, con la possibilità di comprare vari giochi, magari su Steam o su altri store. Qui è il catalogo dei giochi che attualmente ho installato direttamente sulla console. Sono giochi su di Steam. Qui abbiamo di nuovo le impostazioni che abbiamo visto prima nella modalità quella rapida. Qui abbiamo un po' più il pannellino con le impostazioni un po' più complete. Qui la possibilità di personalizzare il controller. Non vi faccio vedere tutto, se no sto video dura veramente 3 ore. E basta, adesso diciamo. Ah, qui abbiamo il Legion Store dove è possibile comprare degli accessori aggiuntivi, però appunto mancava il supporto per il controller, quindi l'ho dovuto acquistare su un sito esterno. Allora, io direi passiamo a vedere qualche giochetto. Proviamo un attimo. Vediamolo. Non ho messo tanti titoli pesanti, per adesso mi sembra quello più pesante, se non è Dirt 5, che poi non è proprio pesantissimo, però comunque un pochetto pesante è. Allora, attiviamo la musica. Nel frattempo si avvia Steam, già in modalità Big Box. Allora, si dovrebbe avviare. Ecco qua. Ovviamente farà una partita così veloce perché ovviamente sono in una posizione scomodissima. L'audio si dovrebbe sentire. Abbassiamo leggermente. Allora, adesso effettivamente non so se sta andando a 444 Hz perché il problema è che la sto registrando con col Gato che ovviamente è limitato a 60 fps. Forse io in locale dovrei vedere 144 Hz, non sono sicuro perché in realtà sono stato costretto a duplicare il segnale video sia qua
che su OBS, quindi non so se mi ha cappato comunque gli FPS a 60. Vabbè, tanto voi comunque lo vedreste a 60 perché la registrazione è a 60 fps, però andando qua, come vedete, è disattivato, diciamo, come vedete, la frequenza perché secondo me non riesce a capirlo perché passa da OBS. Allora, qui in realtà io come impostazione video non ho toccato niente, ho lasciato tutto in automatico. E devo dire che già in automatico è veramente una bellezza comunque. E comunque sto giochino non è proprio leggerissimo, sì, avevo detto leggero, però anche se c'ha qualche anno alle spalle, però secondo me già rende ancora parecchio. Allora, facciamo un attimo gioco libero, c'è una cosa veloce. Facciamo Brasile, Cina, boh, no, facciamo Grecia. Sì. Boh, facciamo una pista a caso. Andiamo alla prima. No, prima torniamo indietro. Ah, ok. Allora, foresta. Vabbè, dai, facciamo qui qualsiasi cosa. Che mi fatto indietro? Ah, ok, scusate. La nazione, poi la classe. Multiclasse. Sì, lasciamo questo. Medio. Facciamo variabile. Quindi, o se no lasciamo sereno se è più tranquillo. E configurazione. Ok, iniziamo l'evento. Vedete graficamente non è male. Ho lasciato tutto in automatico, comunque siamo in Full HD, anche in realtà no, teoricamente allora il segnale che vedete voi è Full HD, ma io in realtà nella console sto a 1920 e 1200, quindi sarebbe un 16 decimi, quindi ho leggermente più visibilità, ma poco in realtà. Anzi, teoricamente dovrebbe essere uguale perché tanto lui mi sa farlo croppa, quindi stiamo là. Allora, prendiamo questa rossa. Vediamo se riesco a giocare un po' così. Ok. Come vedete graficamente veramente uno spettacolo. Consigliate, io ho detto ho messo tutte le impostazioni, ho lasciato tutto in automatico, senza toccare niente. Volendo magari si può pure alzare qualcosetta in più, ma direi anche no perché ogni tanto forse qualche scattino proprio lieve lo fa, ma adesso ovviamente non so se sto effettivamente a 194 Hz, almeno io che ci sto giocando direttamente sullo schermo della console delle Lenovo. Voi ovviamente lo vedete cappato a 60 sicuramente, però comunque è bello fluido. Veramente fluidissimo. Devo dire che il controller è veramente favoloso da impugnare, eccezionali i controlli delle nuove. Poi volendo uno se vuole può mettere anche un controller esterno perché tanto c'ha la possibilità col Bluetooth di attaccarlo, però già con quello suo secondo me è già più che sufficiente. Volevo scaricare anche Forza Horizon 5 però non ci ho avuto modo perché il problema è che qui sto con un altro account Microsoft che purtroppo non ce l'ho il gioco, quindi era un po' un casino collegare il mio account principale, poi scaricare il gioco, quindi l'ho lasciato stare. Che ovviamente trattandosi di Steam non faccio altro che utilizzare il mio stesso account principale sulla consolina. In realtà si dovrebbe chiamare Undead, vabbè, non so se è la stessa cosa, però effettivamente manco se ho parlato di console, perché anche se c'ha l'aspetto della console, però effettivamente è un PC a tutti gli effetti. Quindi volendo uno ci può anche lavorare e attaccarlo a un mono esterno, come in questo caso sto facendo io, perché ovviamente vabbè non l'ho attaccato a un mono esterno, ma in realtà sto catturando direttamente il segnale video pulito, quindi stiamo là. Ok, vabbè, dai. Usciamo.
conferma. Proviamo così al volo un'altra pista, tanto per vedere. Allora, facciamo... A questo punto facciamo Grecia, che... Mettiamo questa. E lasciamo tutto così. E iniziamo. Cambiamo auto. Mettiamo questa, va. No, mi piace più la prima, la livrea. Niente, si gioca veramente una meraviglia. Poi da fa. Che poi giustamente adesso ho messo modalità prestazioni, però ricordate che se ovviamente giocate in mobilità, quindi senza attaccare la corrente, giustamente dovete abbassare un po' la modalità di potenza della console, almeno perché se no la console vi durerà veramente pochissime ore, ecco, perché giustamente consuma tanta batteria. Da quello che ho visto un po' in giro, diciamo che se si tiene tutto in modalità prestazioni, diciamo tutto a palla, con i giochi così un po' AAA, più di un'ora e mezza è difficile che riesci a tenere le batteria. Se invece già si abbassano le prestazioni, magari anche parecchio abbasso pure la risoluzione addirittura, quindi passare a un 720, ecco, sicuramente 3-4 ore magari la console durerà se si ottimizza parecchio, però certo bisognerà poi scendere un po' dei compromessi grafici, purtroppo c'è poco da fare. Infatti stavo pensando quasi di acquistare un power bank esterno, così almeno quando gioco in mobilità magari mi dura quell'ora in più, che mi dà la possibilità di godermela un po' più a lungo, ecco. Fantastico. Che poi all'inizio avevo fatto un po' una cavolata, perché in realtà ho installato i driver AMD ufficiali, invece no, da quanto ho visto poi anche che c'ho un po' di problemi di FPS, cali dei frame assurdi. Allora sono andato un attimo su internet e ho scoperto tramite Reddit, un altro utente, che ha lo stesso problema, che in realtà bisogna installare i driver non ufficiali AMD ma quelli ottimizzati proprio per questa console, che però ovviamente nessuno ti dice niente, quindi uno che non lo sa, essendo un PC Windows, io proprio questa cosa non ci ho pensato. Quindi dopo sono andato a installare quell'utility, mi pare DDU si chiama, che proprio per disinstallare i driver in modo più ottimale, quindi ti elimina tutte le vari riferimenti, comunque ti disinstalla completamente. E sono andato a scaricare i driver ufficiali, quelli proprio della Lenovo, che sono ottimizzati per quest'Android. E ovviamente le prestazioni sono ovviamente cambiate, ma tantissimo, proprio tanto tanto. Che su certi giochi più o meno andava quasi simile. Per esempio su questo l'ho provato con i driver ufficiali, scattava tantissimo, andava tipo a 30 fps, veramente una cosa ingiocabile, e lasciando sempre i dettagli in automatico, quindi il cambiamento c'è stato. Riesce pure a finire la pista. Ok, dai, cambiamo. No, primo tasto. Dai, dai. Allora, vediamo un po'. Intanto usciamo dal gioco. Vediamo un po'. A questo punto direttamente da Steam sto. Vediamo un po'. Che si può fare? Ah, abbiamo questo mouse PI for Aid. For Air in realtà. Questo qua non capisco perché non si avvia. Riproviamo, ma non so perché non si avvia. Lo ritorna su Steam, almeno. Vediamo, magari senza. E niente. Non so perché, vabbè.
E Puyo Puyo, Revolt, Grip, questo è un altro gioco di corse. Vabbè, giochi pesantissimi, a parte quello, effettivamente non ce l'ho. Possiamo vedere così al volo mouse, vediamo un attimo. Questo è il gioco nuovo che è uscito, diciamo, in stile animazione anni 40, tipo. Molto bello, eh? Diciamo, questo almeno per me si gioca meglio con mouse e tastiera, che poi volendo lo posso fare perché essendo Windows lo posso fare tranquillamente. Per adesso utilizziamo direttamente i controller ufficiali. Veramente facciamo così, vediamo se posso. Si inizia una partita sulle schermo. Ah, ecco. Che pizza, non è niente. Non me lo andate, continuare, va bene, che ho fatto vedere tanto, no? Vediamo se riesco a fare qualcosa perché il problema è che con i controlli non riesco proprio a giocare a sto gioco. Ci fa parecchie prate perché non sono abituato. Vabbè, questo diciamo non è che ha una grafica veramente potentissima, però diciamo ecco all'inizio per esempio pure questo qua con i driver ufficiali AMD qualche problemino lo dava. Adesso diciamo mettendolo credo, non so se ho messo tutta a palla. Allora, vediamo un po', sta di qua. Grafica, no, sbagliato. Ah no, questo qua. Sì, qui la risoluzione è al massimo. Tecnicamente qui dice 144 Hz, quindi sicuramente, allora voi ovviamente lo vedete a 60, io effettivamente lo vedo a 144 Hz, però non mi ricordo se ho messo tutto a palla. Anti-aliasing non l'ho messo, alta, media, alta, vabbè, quasi tutta a palla, diciamo. Magari può essere pure che regge, mo. Adesso ci ho giocato così, ma va più che bene, perché comunque si vede bene, non deve esagerare. Anche perché sì, effettivamente questo ce lo voglio giocare anche in mobilità, non voglio esagerare troppo con le prestazioni. E no, qui torno indietro. Vabbè, io non so proprio da gamepad, almeno per questi giochi. Vediamo un po'. Che riesco a fare. Ma comunque è molto carino questo qua. E paccucciamo che era questo qua. Oh, sempre già spara. A vedere qua la cassa se mi... non è niente. No, questa è la cassa da... Distrugge. Caspita, eh? Che figata sto gioco. Cure. Vabbè, magari non salvo così tutto sto pezzo, me lo rifaccio di nuovo. Adesso tanto per farvi vedere un po' una panoramica veloce. Ah, poi se ne va. Oh. Cioè, questo sto già impedito io col gamepad, ma poi in più sto in una posizione pure abbastanza scomoda. No, ho sbagliato. Ah, mi ammazza una volta che sbaglia, ecco, non mi era mai capitato con i spuntoni. Qui posso passare, sì. Allora, questo è un po' più facile, sì. Facciamo col D-pad che mi sembra un po' più comodo. Ok. No, non salviamo.
Vabbè, diciamo dai, questo era mouse. Poi vediamo se riusciamo a farvi vedere un attimo vedere la modalità FPS. Effettivamente si dovrebbe provare proprio con questo. Allora, aspettate. Usciamo dalla partita. In realtà manco servirebbe forse. Allora, lo configuro un attimo e ci vediamo tra poco perché mi ci vorrà un attimo, un pochetto per sistemarlo. Allora, ecco qua, l'ho montato. Beh, in realtà non ci vuole tantissimo, perché l'ho montato appunto sul suo piedistallo, che è questo qua sotto. E poi c'è sta un tastino per trasformarli in FPS. E praticamente a tutti gli effetti diventa un mouse. Come vedete, se notate adesso si muove il mouse direttamente sull'Android, sull'Lenovo. E con quest'altro in realtà quindi si può utilizzare il controllo per muoversi. Vediamo, facciamo un attimo la prova perché è la prima volta che lo provo. Effettivamente adesso mi sono reso conto che M1 e M2 in realtà sono i pulsanti del mouse, quindi abbiamo M1 che sarebbe il tasto sinistro, M2 il tasto destro, e poi qui abbiamo M3 che sarebbe il tasto centrale, quindi quando premiamo la rotellina, e poi qui effettivamente abbiamo la rotellina per scorrere, e qui abbiamo Y3 che adesso mi sembra non fa niente, credo. E, ok, allora proviamo un attimo a avviare di nuovo mouse e giochiamoci appunto con il mouse. Quindi diciamo un po'. Vediamo se è comodo o no. Vabbè, adesso non sto pure io, non sto comodissimo, però vediamo un attimo se. Facciamo sempre carica. Abbiamo. Anzi no, facciamo così. Facciamo sempre continua, via. Ora prendici un po' la mano, però mi sa, Sicuramente, vediamo se può essere comodo o no. Beh, sicuramente sì. Senti, c'è più mira. Comunque, se vuoi, prendici sempre un po' la mano, però. Come ha continuato da qua, alla fine mi ha salvato. Se sono corto di munizioni. Devo capire un attimo qual è il tasto per. No, non è questo. Questa veramente è proprio la prima volta che lo provo. Non so. Forse qua abbiamo. Ah, ecco, qui no, questo è per switch all'arma. Via. Se più salta. Vabbè, sono morto. Era prevedibile. Allora, ricomincia. Facciamo ricominciare il livello. Sì, un attimo. Questo si sente con un po' di pratica. Si riesce. Ecco, iniziamo probabilmente proprio da capo. Ma sti cavoli, tanto. Devo un attimo capire se c'è un tasto veloce per. Allora, questo è per aprire il menu e non ci interessa. Qui si lo ripremo, ok. Quest'altro, uguale. Abbiamo questo, non fa niente. Questo ovviamente non fa niente. Ah, forse i tasti qua. No, questi non funzionano ovviamente. Adesso mi sta essendo in modalità FPS. Come faccio a dare il pugno? Vabbè, giustamente adesso non lo so perché sto all'inizio. Apri porta. Che ho fatto? Ah, questo è per seguire. Non ho dovuto capire qual è il pulsante. Il tasto E però. Ah, questo è per impostare i DPI. La velocità del mouse, ma io lascerei 1200 forse. No, troppo. Facciamo 800. Lasciamo. Come si apre la porta?
Ah, ecco, questa è saltare, che sarebbero i pulsanti quelli, questi qua due dietro. Entrambi saltano. Ah no, questo è per accucciarsi, giustamente. Sto proprio tutti i tasti, ma questo no, questo no, questo no. Questo è per muoversi. Dove caspita per aprire la porta? No, è sbagliato, mannaggia. Imposta i DPI. Il tasto E. Facciamo un attimo in modalità di pad. Cioè, no, perché poi me lo risetta. Bel problema. Forse questo? No. Mi sa toccherà a configurare un attimo. Però non è detto che tutti i giochi si vanno, eh. Vabbè, lasciamo stare, se no perdiamo troppo tempo. Peccato perché lo fa vedere. Magari con un FPS un po' più facile era più fattibile. Allora, rimettiamo un attimo in pausa che ci viene tra poco, risistemo un po' tutto. Allora, eccoci qua, ci ho messo un po' perché effettivamente devo dire che ok, che è carina l'idea di staccare i controller, non è un'operazione tanto facile, almeno all'inizio, forse con un po' di pratica, però cioè, a staccarli è abbastanza semplice, ma riattaccarli veramente, cioè ci ho perso quasi 10 minuti, no, mo 10 minuti è troppo, però effettivamente lo potevo fare un po' più semplice, ecco, il sistema, perché non è proprio pratico, forse magari, ecco, a forza di farlo, magari diventa un po' più facile. Allora, proviamo l'ultima prova al volo con una cosa molto leggera, proprio Geometry Wars, tanto per sfruttare i doppi pad. Se è un gioco un po' vecchio, però comunque ci sta. Ah, dove vi faccio vedere anche un po' di Visual Pinball, perché devo dire che gira veramente bene. Questo sistema l'ho già installato. Facciamo proprio una partita velocissima. Allora, gioca. Questo classico dual stick. Vediamo se c'erano delle bombe. No, queste riprendi. No. Ah sì, con i tasti là, con i bottoni laterali c'è stanno possibile sparare bombe. Sono sempre molto figo come gioco. E secondo me ancora rende a distanza di anni. Su standard secondo me si gioca veramente bene. Oh, mi ricordo le armi come si facevano a prendere, boh. Sto comodissimo, sto un po' piazzato, sono un casino. Il solito. Per qua diciamo mi troverei meglio senti con doppio stick ma dell'arcade piuttosto che i pad che non fanno proprio per me. Vabbè, comunque dai, questo qua era gioco di Wars. Allora, usciamo. Sì. Ah, vi faccio vedere un attimo al volo. Allora, usciamo da Steam. Io se mi ricordo dove stavo che c'era la parte della configurazione del giroscopio. Però mi sa da avviare il software su. Allora, controller, impostazioni giro, ecco qua. Disabilitato, abilita. Perché è disabilitato?
Ah, questo volendo pulsante di attivazione. Ah, per attivarlo, diciamo. Simula il mouse. Ah, lo posso impostare. Pulsante vista. Pulsante per attivare il giroscopio. Ok, no, però c'era tutta la. Poi al di là di abilitarlo o meno, ho visto tutta la parte per calibrarlo. Dove era? Ah, qui mappatura pulsanti. Questa è una cosa veramente figa. Mo vediamo se mi ricordo. Questa è una luce, sente no. Ecco, qui posso impostare la luminosità dei. Ah, ecco, ci mette un pochetto. Ma io l'ho fatto abbastanza bassi, ma non sprecare tanta batteria. Con la possibilità di metterlo figlio, ho lasciato fisso, lampeggiante, colore dinamico e arcobaleno. E no, però mi ricordo, forse qua. No, questa è la zona morta. C'è un po', diciamo, parecchie personalizzazioni. Altro? Ah, strano, però vabbè. Senza perdere troppo tempo. Ah, tocca per forza abilitarlo allora. Vabbè, facciamo che. Sante vista. Un po' come funziona. Ah, tieni premuto per attivare. Tipo di mappatura istantanea. Ok. Postazioni. No, questa è per. Ma mi ricordo tutta una configurazione per farlo. Strana sta cosa. Ah, eccolo qua. Stava su calibrazione effettivamente. Ecco qua. Come vedete, in base a come muovo la console, l'inclinazione, la rotazione Y, X, quindi così ci abbiamo la. Così che ci abbiamo. No, così non ci ah sì, sarebbe l'inclinazione, però perché no? Forse tocca un attimo prima calibrato, e poi l'avevo già calibrato, però. Qui sistema a zero. Prima ricalibrarlo. Ok, vediamo un po'. Non mi sembra tanto. Forse. Ah, vabbè, forse perché c'è. Forse il settaggio che te lo reimposta quasi a metà in base a dove stai. Sì, ok. Quindi diciamo funziona un attimo, effettivamente sennò starebbe ogni volta a ruotare, diciamo. Ok, vabbè. Allora, facciamo così, no? Ridisabiliamo, non vorrei che faccio qualche casino. Ok, ok, disabilitato. Allora, quindi usciamo da qua. E vabbè, diciamo, non c'è un sistema per uscire. Allora, avviamo Visual Pimba, così vi faccio vedere anche come gira qua. C'è l'unico problema su Visual Pimba che in realtà non è il problema, cioè non si presenta solamente sulla Legion Go 2 o la Go 1, ma ho visto parecchi che hanno anche quella, come si chiama, l'Alley, l'Asus Alley, e non so se altri Android hanno questo problema, che probabilmente il DMD, cioè il Virtual DMD, si mostra a tutto schermo. L'unico modo per risolverlo è creare un driver virtuale che aggiunge un nuovo schermo, quindi un secondo schermo, e in quel caso il problema si risolve. Però in realtà parecchi tavoli hanno il DMD già integrato, quindi in quel caso sarebbe sufficiente cioè non servirebbe nemmeno il Virtual DMD. L'ho abilitato perché
molti tavoli di default non ce l'hanno integrato. Ho messo quasi tutta a palla, diciamo. Comunque già si vede bene, diciamo, noi esageriamo pure con le prestazioni, ecco, appunto il problema, quindi basta fare così e chiude il virtual DMD. Allora, com'era che la tastiera? No, non era questa. Andiamo qua, sistema un attimo la visuale, no, questa è sempre la stessa, qual era l'altra? No, ecco questa qua, quella proprio dei Windows. Scusate, F12. Allora, questo qua, allora, control. Ah no, qui non funziona giusto, quindi mi serve la tastiera virtuale. Ah, sto control non funziona? Ah no, sta funzionando quello. No, in realtà vediamo l'altra tastiera virtuale. Allora. Ecco qua, inclinazione, incliniamo un po' di più. Beh, effettivamente diciamo così, no, effettivamente è troppo perché già la visuale è abbastanza piccola. Allora, ho salvato, quindi ecco qui in realtà vi posso fare vedere gli FPS se apro sempre quella tastiera virtuale. F11, ecco in basso, l'ho configurato come frame pacing, quindi diciamo, adesso non so se mi sa varierà molto perché secondo me io sto catturando il segnale esternamente, quindi secondo me Visual Pinball con frame pacing si confonde un po' quando c'è uno schermo esterno che magari non è alla sua stessa frequenza, perché ovviamente è lo schermo esterno in cui sto catturando il segnale è a 60 Hz, quindi si potrebbe un attimo confondere, però diciamo che a fluidità ci siamo. Allora mettiamo il credito. In realtà questo non so perché funziona anche così. Evidentemente riesce a riconoscere addirittura il touch. Io non sapevo questa cosa di Visual Pinball. Però beh, io ci gioco qui con i tasti. Ops, con i tasti fisici. Devo dire che si gioca veramente, veramente bene. Certo, lo schermetto è un po' piccolo questa visuale, però devo dire che la resa è ottima. Battle Rinsler for Identity Disc Multiball. This is going to be quite the ride. Ok. Now this I can do. Riddles of the mystery. Bumpers on it.
progress. Time extended. Ok. No, gira veramente da paura. Abbiamo un tavolo un po' più pesante. Come sempre chiude Visual Pinball, viene caricato un altro tavolo che si basa sulla ROM. Andiamo tipo medio al Madness, che è un tavolo abbastanza pesante. Ovviamente abbiamo fatto un'ora di video. Non speravo così lungo, però le cose ci sarebbero da dire. Come al solito, vabbè, vediamo il Virtual DMD. Infatti, come vedete, il DMD integrato già ci sta in alto a sinistra, quindi deve mettere il Virtual DMD. Pure questo si vede uno spettacolo. Con un credito. Ovviamente, sicuramente quando mi arriverà il supporto per il controllo, secondo me è un po' più comodo perché giocare così, lo so, io almeno lo trovo scomodo, gioco col controllo direttamente sullo schermo. Vabbè, a parte adesso sto con le braccia molto tirate, quindi sto veramente scomodo. Proprio questo qui comunque gira benissimo. Abbiamo tirato un multiball. Vabbè. Ok. Quindi anche Visual Pinball gira da paura. E niente ragazzi, questo è tutto. Io direi che ci possiamo fermare qua, se no facciamo un video da 2 ore e vi ho fatto vedere qualcosa, qualche giochetto, diciamo così velocemente. E se avete domande, comunque lasciate sotto nei commenti se avete qualche dubbio, qualche informazione, se poi riesco a aiutarvi vi rispondo con piacere. E niente, ci sentiamo alla prossima e a presto. Ciao ciao.